Portafoglio vuoto ma vuoi comunque la chitarra come quella di Brian May? Potrei avere quello che fa per te. Guarda questo video e fammelo sapere. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e oggi riprendiamo una serie di video che ho iniziato un po' di tempo fa. Prendiamo un chitarrista super famoso e vediamo se esistono alternative economiche per avvicinarsi il più possibile alla sua chitarra. Ad esempio lo abbiamo fatto con B.B. King e con Pete Torn e oggi è il turno di Brian May. Quindi solo perché mi sono ricordato di questa serie di video e ho deciso di portarla avanti ancora, devi iscriverti subitissimo al canale con la campanella per ricevere tutte le notifiche. E lascia un bel like a questo video che se arriviamo almeno a 1000 porto la versione economica di Brian May. Per avvicinarci al suono di Brian May abbiamo diverse alternative. Una è la liuteria, quindi troviamo un liutaio super bravissimo che è in grado di replicare la Red Special in ogni singolo dettaglio, cosa non complicata ma decisamente costosa per ovvie ragioni. Il secondo modo è quello di acquistare la Brian May Signature marchiata Brian May. Costa sui 1000 euro, forse poco meno, ed è sicuramente perfetta per quello che è lo scopo finale, ma non va bene per oggi perché se no nel titolo non ci sarebbe stata la parolina magica, e con la parolina magica arriviamo alla terza alternativa, ovvero affidarci come sempre ad un marchio che accontenta noi chitarristi dal portafoglio vuoto. Harley Benton ci viene incontro. Alt, ti fermo subito perché so già cosa stai per dire. E però quella non è la chitarra vera, però quella cosa lì è diversa e quella cosa non va bene. Grazie, lo sappiamo che questa non è la chitarra di Brian May, senza il tuo contributo non l'avremmo mai scoperto. Grazie. Quindi così, senza dire altro, te la voglio far sentire subito. Voglio cominciare la parte seria del video dicendoti una cosa sulla Red Special originale che mi ha messo in quella situazione in cui ridi ma è una risata mista lacrime. Praticamente, secondo una stima, la chitarra che May ha costruito insieme a suo padre nel 63 pare abbia avuto un costo totale di circa 8 sterline. 8. Questa stima, calcolandola come se fosse al giorno d'oggi, sarebbe intorno ai 70 euro. Cioè la Red Special vera, la prima, aveva quel costo. E poi noi compriamo le chitarre da 3000 euro, ma va bene. Comunque, la Red Special è famosissima per avere una parte di elettronica veramente particolare. È una chitarra con tantissimi interruttori e quindi di conseguenza con tantissimi suoni a bordo, il che la rende una chitarra super versatile. Intanto cominciamo a parlare di quei 3 interruttori che ci sono vicino al volume. Qui abbiamo i 3 interruttori che permettono ad ogni pickup di passare da fase a controfase. Su quella originale invece gli altri 3 interruttori, che su questa non ci sono, servono semplicemente per attivare i pickup indipendentemente tra di loro. Per cui io potrei avere attivi sempre il primo e il secondo pickup insieme e avere un suono più grosso, oppure al contrario sceglierne solo uno e magari metterlo in controfase con un altro pickup e avere un suono più fine e brillante. Una piccola chicca è che su quella originale a un certo punto Brian May ha anche installato un interruttore per attivare un fuzz all'interno della chitarra. Infatti se andate a spulciare un po' il video musicale di Keep Yourself Alive dei Queen, se state veramente attenti l'interruttore si vede ed è proprio poco da parte agli altri interruttori che ci sono sulla chitarra. Se vedete foto o video successivi a quel periodo noterete un piccolo pezzettino di scotch nero a tappare il buco lasciato dall'interruttore. Praticamente Brian May negli anni 60-70 aveva già cominciato a inserire gli effetti all'interno della chitarra, un modo completamente nuovo di vedere lo strumento. Secondo me questa è una cosa super positiva e molto interessante e voglio sapere la tua, quindi dimmela qui sotto nei commenti. No, perché adesso ogni volta che esce un prodotto nuovo che cerca di spingere avanti la chitarra, come la chitarra di Moore con il multi-effetto e tutte le simulazioni di ampli integrate, un sacco di persone ha sempre da dire, ma a prescindere, anche basta. Comunque, tutte queste combinazioni rendono questa chitarra davvero versatile, perché possiamo passare dal solo di Bohemian Rhapsody alla parte un po' più aggressiva, sempre di Bohemian Rhapsody. Oppure delle ritmiche super rock come quelle di I Want It All oppure Hammer to Fall.
Le combinazioni sono veramente tantissime e i suoni che escono alla fine sono quelli. Io in questo caso ho utilizzato una simulazione di Vox AC30 su Stomp di Lane 6, spulciando le regolazioni online e cercando poi di rifinire il suono ad orecchio, visto che comunque di sicuro la mia simulazione della AC30 non suonerà mai come un disco dei Queen. Un po' di sforzo ci vuole sempre, anche se come avete visto il mega spoiler nell'intervista doppia con Stefano Rossi, che se non avete visto comunque ve la lascio qui sopra perché fa spaccare dal ridere. Bohemian Rhapsody l'ho scritta io e Brian May non esiste più, quindi sono io super famosissimo. Comunque, a parte gli scherzi, il suono di Brian May è un casino da fare e anzi sarebbe stupendissimo dedicargli un episodio del Diamoci un tono. Se siete d'accordo fatemelo sapere qui sotto nei commenti e magari tra un po' lo facciamo e una chitarra come questa la butto in un Vox AC15 come quello. Come quello. Adesso ho indicato l'orange. Giuro che mi sarebbe piaciuto tantissimo fare questo video insieme a Brian May, proprio come abbiamo fatto con quello di Steve Vai e Marty Friedman. Però capisco anche che Brian abbia degli impegni. Steve Vai e Marty Friedman evidentemente no. Comunque, io non mollo e fatemi sapere se magari volete che io parli della Red Special originale, con un piccolo saluto da parte dello zio Brian. Io vi dico già che se succede chiudo il canale, quindi fatemi capire con i like qui sotto che volete vedere che il canale lo chiudo veramente. Per il resto su Brian non c'è troppo da dire. La sua storia con i Queen è famosissima, il suo stile è veramente fenomenale perché passa dal suonare cose molto delicate a cose molto aggressive senza nessun tipo di problema, per non parlare dello stile compositivo che all'interno dei Queen ha contribuito tantissimo insieme a Freddie Mercury, John Deacon e Roger Taylor. Comunque, parlando nello specifico di questa chitarra, abbiamo body e manico in mogano, tastiere in amaranto come siamo abituati su tantissime Harley Benton, 24 tasti, un volume, un tono, il selettore a 5 posizioni e in più abbiamo i 3 interruttori per il cambio di fase che abbiamo visto prima. Senti qui come cambia in base a come uso gli interruttori. Io devo dire che questa chitarra per i 300 euro che costa mi ha stupito tantissimo. Non è la chitarra di liuteria fatta con tutte le cure del caso, altrimenti non costerebbe 300 euro. Ma se io dovessi entrare in una tribute band dei Queen dopodomani, a meno che non sia un progetto super concreto a lunghissimo termine, io sul palco ci salirei con questa chitarra. A livello scenico è perfetta, il suono non è per niente male e con le giuste regolazioni degli amplificatori il suono finale che ne esce è molto più che accettabile. Voi fatemi sapere intanto cosa ne pensate di questa chitarra e se siete d'accordo con me. E poi soprattutto di quali altri chitarristi dovrei parlare in questo modo. Scrivi qui sotto nei commenti il nome del chitarrista di cui vorresti vedere le chitarre sul canale, sia in versione economica che costosa. Per questa risposta io vi aspetto qui sotto nei commenti, mentre noi ci vediamo qui sul canale settimana prossima con alcune chitarre che sono già state sul canale e una super novità. Se non ci sei un tacchino.